Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme la torta delizia alle mele. È una torta di semplice esecuzione, ma è incredibilmente golosa e soffice. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Vediamo insieme gli ingredienti della nostra torta. Partiamo dalle uova. Io utilizzerò 3 uova medie e ho già separato i tuorli dagli albumi. Utilizzerò poi 2 mele, uva sultanina che ho tenuto a bagno in acqua calda e un pochino di rum per aromatizzarla, latte, una bustina di lievito vanigliato che ho già miscelato con della vanillina, farina 00, zucchero, cannella, olio di semi di girasole e infine ricotta. Tutti i pesi degli ingredienti, come al solito, li troverete specificati in info box sotto il video. Inizio per prima cosa a montare gli albumi con un pochino di zucchero preso dal peso totale. Ecco. Gli albumi con lo zucchero debbono fare il becco di uccello, vedete? E iniziamo a preparare il resto dell'impasto. Aggiungo ai tuorli tutto lo zucchero e la ricotta. Abbiamo creato una bella crema, ora aggiungo la cannella il latte e l'olio a filo. Ora dobbiamo setacciare lievito e vanillina all'interno della farina. Miscelo direttamente col colino e aggiungo le polveri in ciotola. E incorporo a bassa velocità. L'impasto è molto denso, vedete? Ora cominciamo ad incorporare un pochino di albumi alla volta. La prima quantità che metto in ciotola la lavoro energicamente per fluidificare leggermente il mio impasto così consistente. Il resto degli albumi invece lo inseriremo molto gradualmente e molto lentamente. Vedete com'è già più fluido? E ora incorporiamo il resto lentamente dal basso verso l'alto.
Incorporando gli albumi, l'impasto consistente che avevamo all'inizio cambierà completamente. Diventerà più fluido, ma soprattutto, e questo lo vedrete nel momento in cui preparerete il dolce, sentirete che è un impasto areato, spumoso, e questo farà sì che questa torta sarà particolarmente soffice e leggera. Noi ci siamo, vedete che bella densità che abbiamo raggiunto. A questo punto inserisco 3/4 dell'uvetta, me ne lascio un pochino da parte perché la metteremo in superficie. L'uvetta è facoltativa, chi di voi vorrà potrà non metterla completamente. Io ho imburrato e foderato con carta da forno uno stampo a cerniera da 24 cm e ora ci verso il composto all'interno. Assesto un pochino l'impasto, ma neanche serve perché poi il forno farà il suo lavoro. A questo punto io comincio a versare le mele così sulla superficie della torta. Le distribuisco. Infine metto un pochino di uvetta, quella che avevamo lasciato da parte. E noi siamo pronti per il forno. Il mio forno è preriscaldato in modalità ventilata a 170 gradi. Lascerò cuocere il mio dolce per 45, massimo 50 minuti. Prima di tirare fuori il dolce dal forno farò la prova a stecchino. Ecco la mia torta appena sfornata. Ora la facciamo raffreddare, poi la toglieremo dallo stampo e ne taglieremo una fetta. Ho messo la mia torta su un piatto da portata. Ora possiamo scegliere se servirla così naturalmente oppure se mettere un pochino di zucchero a velo come il mio solito intorno. Io opto per lo zucchero a velo. Vado a mettere così un piattino in questo modo e lo zucchero a velo andrò a metterlo tutto intorno. E posso affettare la mia torta. Guardate che cos'è. Le mele che abbiamo messo in superficie sono scese anche un pochino dentro l'impasto, le altre sono rimaste sopra, ha una consistenza magnifica, una cottura perfetta come potete vedere e una sofficità davvero impressionante. Io spero veramente che rifacciate in molti questa torta di mele perché è deliziosa. Bene, anche per oggi è tutto. Io spero che la mia torta di mele, ricotta e uvetta sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.